tutti e bentornati sul canale di Uncinetto in un clic. Nel tutorial di oggi andremo ad inserire i volant sulle file di punti che abbiamo lasciato in rilievo sul sottogonna nel tutorial precedente. E per prima cosa comincerei a farvi vedere lo schema generale che seguiremo per fare questi volant. Allora, ciascun volant è costituito da 4 giri che io andrò a prendere da questo modello generale che ho creato in precedenza. Per esempio, il primo volant, che è quello più piccolo, è costituito dai primi 4 giri di questo modello. Allora, noi dobbiamo inserire sul sottogonna un totale di 7 volant e in questo modello potete vedere con i colori arancio e giallo i primi giri di ciascun volant che io appunto ho voluto mettere in rilievo e che sono una funzione del numero di punti in rilievo che noi abbiamo sul sottogonna. I primi 3 volant io li ho già inseriti sull'abito lungo, no? Sul sottogonna dell'abito lungo. Allora, cosa faremo adesso? Andremo ad inserirli di nuovo insieme su quello più corto, quindi completeremo la parte del vestitino da damigella e una volta fatto questo riprenderemo insieme in mano questo modello qua e inseriremo anche sull'abito lungo i 4 volant che rimangono. Bene, fatta questa premessa andiamo quindi a iniziare il nostro lavoro, o meglio a continuarlo, su questo modellino. Allora, intanto io vi farei vedere qual è il nostro punto di partenza, vi ricordo, sulla prima fila di punti lasciati in rilievo. Andrei a mettere il mio uncinetto su questo punto qua in rilievo. Ecco, vedete esattamente così. Poi ho preso il filo con cui intendo lavorare, lavorerò con questo filo color lilla e tiro su il mio primo punto. Allora, dopodiché qual è lo schema che noi andremo a seguire? Allora, per il primo giro cominciamo a ripetere un modulo che è costituito da 3 maglie alte più un motivo ad arco per 8 volte. Allora, la prima maglia alta la sostituiamo con 3 catenelle. Allora poi entriamo nel punto in rilievo successivo, che è questo, e andiamo ad eseguire la nostra seconda maglia alta. E infine la terza maglia alta, vedete, nel punto successivo. Ecco, guardate anche come io tengo il lavoro, cioè per mettere meglio i punti in evidenza proprio lo piego così. Allora, dopo aver fatto le 3 maglie alte, una per ciascun punto, io vado a fare il mio motivo ad arco, lo chiamerò così, per semplificare, che è fatto di questi punti lavorati tutti nella stessa maglia, nello stesso punto. Allora, una prima maglia che è una maglia altissima, ok? Quindi ho caricato il filo 2 volte. Ho un totale di 4 asole che vado a chiudere in 3 passaggi successivi, ok? Allora, fatto questo, per creare il mio arco vado a lavorare una catenella libera e dopodiché a fare un'altra maglia altissima sempre nello stesso punto. Bene,
Allora andrò a ripetere questo motivo per altre 7 volte e quando arriverò sull'ultimo punto, chiaramente sull'ultimo punto andrò a lavorare il motivo ad arco e poi andrò a legare l'ultima maglia altissima alla terza di queste catenelle con una maglia bassissima e ci ritroviamo qui a questo punto per continuare con la spiegazione dello schema. Bene, ho quindi lavorato questo primo giro. Allora, vedete, ho creato la base per esattamente per fare questo motivo, dove io ho praticamente 8 punte, no? 8 punte che sono create dal motivo ad arco. Questo poi è praticamente un lavoro che seguirà uno schema in progressiva espansione. Espansione progressiva e schema generale di lavoro che vorrei illustrarvi attraverso questo schema che ho fatto a mano, dove vedete io ho rappresentato in alto il modulo che abbiamo ripetuto per 8 volte nel giro 1, e cioè le 3 maglie alte seguite dal motivo d'arco con 2 maglie altissime separate da una catenella lavorate tutte nello stesso punto. A partire dal giro 2 io innanzitutto posso cominciare a lavorare maglie in rilievo, che sono un po' uno dei punti cardine, diciamo così, dello schema di lavoro che andremo a fare. Come vedete, sono andata a lavorare in rilievo la seconda maglia di questa tripletta in maniera tale da fare un'alternanza a partire dall'inizio del giro tra maglia normale e in rilievo, un'altra maglia normale. Poi che cosa succede sull'arco che ho lavorato in precedenza? Sulle 2 maglie altissime vado a lavorare una maglia alta che ho rappresentato qui, mentre invece vado a ripetere l'arco nell'arco creato dalla catenella dell'arco precedente. Allora è chiaro che io qui, a partire dal secondo giro, avrò lavorato 2 maglie in più e ripetendo questi 2 aumenti per ciascuno degli 8 moduli avrò, diciamo così, determinato un'espansione del lavoro di 16 punti, che poi ci sarà anche in ciascuno dei giri seguenti. E a proposito di questi, io mi soffermerei sul terzo giro per farvi vedere l'ultima, diciamo così, aspetto importante di questo schema, interiorizzando il quale poi voi potreste anche andare, come dire, in automatico o in maniera autonoma a lavorare i vari volant. Allora, in pratica, vedete, io continuerò a lavorare le prime 3 maglie come fatto nel giro precedente, però che cosa succede qui? Succede che io vado a aumentare di nuovo di questi 2 punti, per cui mi ritrovo con la maglia alta che avevo lavorato in questo punto, corrispondente a questa e a quest'altra, che può essere lavorata in rilievo, in maniera tale da continuare l'alternanza tra maglie normali e maglie in rilievo. In pratica, tutte le volte che questa maglia lavorata in questo giro si troverà insieme o seguita da un'altra maglia alta lavorata sulla maglia altissima, noi andremo a metterla in rilievo. E questo accade a partire dal giro 3 e in tutti gli altri giri dispari successivi. Ora, io vi ho illustrato lo schema, chiaramente vi darò le istruzioni su come eseguire giro per giro i nostri 7 volant. Andiamo a fare praticamente quello che vi ho detto. Allora, prima maglia alta, normale,
sostituita dalle 3 catenelle lavorate esattamente sulle 3 catenelle del giro precedente. Allora abbiamo detto delle 3 maglie alte del giro precedente, quella centrale la devo fare in rilievo, ok? Quindi faccio passare l'uncinetto sotto la maglia del giro precedente e poi lavoro la maglia alta. Bene, quindi rimane da lavorare questo punto qua, questa maglia, e faccio una maglia alta normale. Allora mi raccomando, per fare questo motivo è molto semplice. Voi dovete individuare bene le maglie da fare in rilievo e poi quelle successive. Allora, il punto successivo è questo qui, mi raccomando, subito dopo la maglia in rilievo. Allora, questa è il mio terzo punto che io vado a lavorare normalmente. Dopodiché, vedete, c'è il motivo ad arco del giro precedente, allora io sul primo punto vado a fare la maglia alta e poi qui nell'arco lavoro il mio motivo ad arco, maglia altissima, catenella, altra maglia altissima, ecco qui. Il modulo termina, mi manca da lavorare la maglia altissima del giro precedente, la devo lavorare con maglia alta. Bene. Vedete quindi che avrò lavorato un totale di 7 maglie, perché ho inserito, lavorando le maglie altissime del giro precedente, altri 2 punti. Allora, adesso dovrò andare a fare qui esattamente sul modulo successivo la stessa cosa, quindi lavoro una maglia alta in rilievo, altra maglia alta. Ecco, io questa prima parte la faccio ancora con voi perché voglio sia chiaro. Allora, questo è il punto della prima maglia alta da lavorare, appunto voglio sia chiaro quali sono le maglie da lavorare in rilievo, ecco come lavorarle. Questo qua è il punto da fare in rilievo. Ok? Allora, maglia alta successiva, il punto è questo, mi raccomando. Ora io vi dico di fare attenzione perché lo schema che andremo a seguire in pratica è costituito da un continuo aumento di punti in rilievo giro per giro, quindi è molto importante identificare bene dove fare cadere questi punti. Allora, poi qua andrà sulla maglia altissima, il punto della maglia altissima lavorata, la maglia alta, poi qui dentro un altro motivo ad arco, sulla maglia altissima, altra maglia alta. Allora, proseguite così voi fino alla fine del giro. Vi ricordo, bisogna fare le 8 punte e unite prima e ultima maglia del giro con maglia bassissima e ci ritroviamo appunto alla fine di questo giro. Quindi sono arrivata alla fine del giro, ho lavorato la mia ultima maglia alta sulla maglia altissima del giro precedente e l'ho unita alla prima, le 3 catenelle con maglia bassissima. Posso adesso fare il giro 3. Il giro 3, allora intanto lavoro con 3 catenelle, no? Le 3 catenelle che ho lavorato nel giro precedente. Poi io ho maglia alta in rilievo e vi dicevo la regola è questa maglia deve essere lavorata ancora in rilievo.
Allora, in pratica io devo guardare davvero che cosa succede nel giro precedente per andare avanti. Allora, vedete che io ho due maglie alte, il motivo ad arco. So che qui verrà fuori la terza maglia alta. Allora, la prima la lavoro normalmente. In questa maniera qui. Dopodiché l'altra, che sarebbe quella centrale delle tre, la vado a mettere di nuovo in rilievo. In pratica vedrete che in questo modo il motivo che andiamo noi a disegnare è un'alternanza di maglie in rilievo, maglie alte in rilievo e maglie alte normali. Allora, faccio la mia maglia normale qui e poi il motivo ad arco, quindi maglia altissima, eccola qui, poi catenella e altra maglia altissima, dopodiché rispetto al giro iniziale le maglie continuano ad aumentare dopo l'arco, allora io mi troverò a fare in maniera speculare quella che ho fatto prima, no? Lavoro la mia maglia alta qui, dopodiché vedete che avrei due maglie alte, altre due maglie alte normali, quindi quella centrale la vado a mettere in rilievo. E dopodiché chiaramente riprendo il modulo da capo. Normale rilievo, normale rilievo, normale sulla maglia altissima e così via. Allora, andate avanti seguendo questo schema fino alla fine del giro e ci troviamo poi, ricordatevi di legare l'ultima maglia alla prima con maglia bassissima e ci troviamo alla fine di questo giro. Ecco, la fine di questo terzo giro io la farei con voi perché volevo farvi vedere che fatta la maglia alta sull'ultima maglia altissima dell'ultimo arco, allora io devo andare a lavorare in rilievo il mio ultimo punto, secondo lo schema, ok? Eccolo qua. Ed è questa maglia che devo andare a legare 1 2 entro nella terza catenella appunto alla prima con maglia bassissima, ok? In questo modo io ho l'alternanza della maglia in rilievo alla maglia normale, ok? Ecco, eventualmente ricordate anche questo, che non ci sono mai due maglie in rilievo consecutive, ma il disegno è fatto in maniera tale da avere un'alternanza tra maglie in rilievo e maglie normali quando occorre, ok? Allora, il quarto giro, che è l'ultimo di questo primo volane, è molto semplice. Vado a lavorare maglie normali su maglie normali e in rilievo su maglie in rilievo fino ad arrivare all'arco, perché è qui che eventualmente io inserisco ulteriori maglie in rilievo, va bene? Ecco, fino a prima dell'arco io vado a copiare esattamente quello che avevo fatto nel giro precedente. Quando arrivo all'arco, vi ripeto la regola un'altra volta, mi devo regolare in questo modo sul numero di maglie alte che ho. Allora, in questo caso, nel giro precedente, io vedete ne ho solo una prima dell'arco, per cui andrò a lavorare in normale questa e normale anche un'altra maglia alta normale sulla maglia altissima e avrò fatto il motivo
ad arco successivamente qui dentro, ok? Quindi è un giro in cui io creo quelle due maglie alte che eventualmente nel giro successivo avrei dovuto trasformare poi in una in rilievo, però sono arrivata all'ultimo giro di questo volant, quindi le lascio così, ok? Ecco, ho iniziato il lavoro, ho fatto praticamente quello che è il primo modulo e ve lo faccio vedere cosa ho praticamente realizzato. Quindi ho alzato il lavoro di 3 catenelle, come al solito, poi ho lavorato la maglia in rilievo, vedete c'è un'alternanza di maglia in rilievo, normale, rilievo, normale, in rilievo dicevo normale, la maglia alta normale lavorata sull'altissima e il motivo ad arco, poi seguiti da 2 maglie alte normali e una in rilievo. Quindi devo andare a ripetere questo schema fino alla fine del giro e dopodiché il primo volant è pronto. Bene, ho terminato questo quarto giro, quindi abbiamo fatto il primo volant. Adesso posso andare a tagliare il filo e chiudere il lavoro. Allora, ho tagliato il filo, ho chiuso e poi vi faccio vedere quello che io faccio alla fine di ogni volant. Praticamente il filo qua di chiusura lo faccio passare con l'aiuto dell'uncinetto per qualche punto sotto sul rovescio, poi annodo, filo iniziale e finale un paio di volte, taglio le eccedenze. In questo modo ho sistemato anche questi due fili, ok? A posto. Allora, per concludere, questo modellino qui, i volant di questo primo vestitino corto, adesso le cose saranno abbastanza semplici, cioè vi dicevo che noi dobbiamo andare ad inserire altri due volant su queste due file di punti in rilievo, ciascuna delle quali conta 80 punti, cioè esattamente le maglie che abbiamo lavorato nell'ultimo giro di questo volant. Quindi in pratica si tratterà di andare a ripetere su ciascuno di questi giri intanto il numero di maglie base che abbiamo qui su questo giro. Ora, ho ripreso in mano anche il modellino di riferimento, cioè il vestito più lungo su cui ho già fatto i 3 giri, perché volevo farvi vedere anche quest'altra particolarità del vestito, e cioè che, come vedete, i giri, no, ogni volant è stato fatto in maniera un po' sfalsata, in maniera tale che le punte siano allineate ogni 2 giri. Allora, qua primo e terzo, e poi quando andremo avanti anche secondo, quarto e sesto, quindi prima, terzo, quinto e settimo e secondo, quarto e sesto. Allora, chiaramente tutte le volte che noi dobbiamo fare questa sfassatura così, dobbiamo iniziare il giro in maniera differente dal precedente, ok? Però sempre per lo stesso discorso, primo e terzo giro io devo andarlo a iniziare dallo stesso punto, tenendo conto ovviamente, cioè primo e terzo giro, scusate, primo e terzo volant, tenendo conto che i volant partono semplicemente da un numero di maglie diverse, quindi dobbiamo inserire nel punto di partenza le maglie mancanti. Allora, io direi di proseguire facendo subito
il terzo volant che è più simile al primo come procedura e poi il secondo lo faremo successivamente. Allora, vi ricordate qui come avevamo iniziato? Avevamo iniziato con un modulo di 3 maglie alte e il motivo ad arco. Ora noi siamo arrivati, cioè qui sul terzo volant, vi dicevo, il terzo volant inizia a partire dal quarto giro. Quindi noi abbiamo aumentato nel frattempo per ciascun modulo abbiamo aumentato di 6 punti. Il modulo quindi come diventa? Invece di soltanto 3 maglie iniziali, io ne devo fare 6, poi l'arco seguito da altre 3 maglie, perché nel frattempo intorno all'arco abbiamo fatto 3 più 3 maglie. Quindi, detto questo, vado a inserire il mio uncinetto nel primo punto, quello in rilievo, dopodiché tiro su il filo e vado ad iniziare con il modulo così come ve lo dicevo prima, no? Allora, 6 maglie alte, la prima maglia sono le 3 catenelle, quindi poi faccio le altre 5, il motivo ad arco e altre 3 maglie alte. Ecco, vedete esattamente in questo modo, quindi 6 maglie alte, motivo ad arco, altre 3 maglie alte. Questo motivo, come potete intuire, va ripetuto 8 volte questo modulo. Allora, se volete, in pratica tenete presente che tra un motivo ad arco e l'altro dovete fare 9 maglie alte adesso, le 6 più 3 e finirete chiaramente con motivo ad arco negli ultimi 4 punti vi ritroverete con motivo ad arco sul quartultimo, altre 3 maglie alte, l'ultima maglia la unite alla prima con maglia bassissima e ci troviamo a quel punto del giro. Bene, terminato il primo giro di questo volant, che poi sarebbe il terzo qui sul sottogonna, per fare il giro successivo, allora questa volta siamo anche un po' facilitati perché vi dicevo, noi dobbiamo tener conto che il quarto giro del primo volante in pratica è come se fosse questo qua base, no? Quindi noi come per fare il nostro motivo possiamo anche basarci su questo giro qua, e cioè andare adesso con il secondo giro a fare quello che avremmo fatto se avessimo dovuto aggiungere, diciamo così, un quinto giro qui. Per cui in sostanza che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a lavorare i primi 6 punti alternando in pratica maglie normali, la prima con cui iniziamo, a maglie in rilievo, quindi normale, in rilievo, normale, in rilievo, normale. Poi vi ricordate la regola, qui in questo giro ce ne sono 2 di normali, quindi quella più vicina all'arco nel giro successivo la faccio in rilievo, maglia normale sulla prima maglia altissima, motivo ad arco e poi altra maglia normale. Chiaramente dall'altra parte continuerò con rilievo e poi un'alternanza di maglie normali e in rilievo. Va bene, questo è la logica, appunto. Tenete presente quello che avete fatto nell'ultimo giro qui, seguendo le regole per la costruzione del motivo e iniziate a fare questo giro. Allora, l'inizio lo faccio per quel che riguarda almeno questo secondo volant ancora con voi, poi per i volant successivi chiaramente vi darò semplicemente le indicazioni. Quindi ho tirato su le prime 3 catenelle, maglia alta normale, la successiva come
abbiamo detto va lavorata in rilievo. Quindi la seconda in rilievo, terza normale, in questo modo, poi rilievo, scusate, eccoci qui, poi attenzione a prendere il punto giusto, normale, vediamo dove siamo arrivati, ecco, devo lavorare la mia ultima in rilievo, quindi fatto le prime 6 maglie alternando normale e rilievo, poi lavoro la maglia altissima, maglia alta normale, poi farò il mio motivo ad arco all'interno dell'arco in questa maniera, poi lavorerò la maglia alta sulla maglia altissima, dopodiché mi rimangono gli ultimi 3 punti, no? Vi ricordate, queste sono le maglie base, quindi 6 più arco più altre 3 maglie. Le lavorerò tenendo presente anche quello che ho fatto da questa parte, quindi maglia in rilievo, normale, ok? Stiamo andando specularmente. Ecco, vedete, io ne approfitto per farvi vedere che stavo sbagliando a inserire la normale, non è qui, ma è qua dentro. Attenzione, se no saltiamo i punti. Quindi normale e in rilievo, che è questa. E adesso andrò a ripetere questo schema fino in fondo. Ci troviamo alla fine del giro. In pratica, qui devo riprendere da questa maglia normale, ok? Benissimo, arrivati in fondo a questo secondo giro, vediamo che cosa dobbiamo fare nei giri successivi. Allora, qua è molto semplice perché se avete capito come si procede con questo motivo, allora vi renderete, cioè sicuramente sarà chiaro anche a voi che tutte quante le maglie che ci sono che precedono l'arco vanno praticamente lavorate così come sono. Allora, come vi dicevo, ho iniziato con le 3 catenelle, poi seguendo lo schema sotto, alternanza di maglia in rilievo e normale, ok? In rilievo, dopodiché sono andata a fare la mia maglia normale seguita dall'altra maglia alta normale sulla maglia altissima. Allora farò poi l'arco, allora poi cosa devo fare? Il mio modulo iniziale, chiamiamolo così, arriva fino a questa maglia. Allora io dovrò andare a ripetere in maniera speculare quello che ho fatto qui, cioè fatto l'arco, maglia alta normale, altra maglia alta normale e poi seguo lo schema sotto. Ecco, niente di più semplice. Nel quarto e ultimo giro, io che cosa devo fare? Devo banalmente, allora qui c'è una maglia in rilievo, questa chiaramente la lascio normale e vado a trasformare in rilievo questa maglia qui, che è praticamente la mia maglia precedente all'arco, secondo la regola che vi dicevo prima. Ora quindi proviamo a fare in maniera autonoma questo lavoro, ci troviamo alla fine del quarto giro.
Bene, ho terminato così anche il quarto giro di questo volant che va messo qui sulla terza fila di punti lasciati in rilievo. Ecco, poi ho approfittato anche chiudendo il lavoro per sistemare i fili, i due fili di inizio e fine del volant e anche, come vedete, il filo proprio con cui avevo chiuso il sottogonna e l'ho fatto passare qui sotto qualche maglia, ho tagliato l'eccedenza. Allora, ecco, vi ricordo che durante il tutorial io non do semplicemente delle indicazioni verbali su come fare questo motivo del volant basato su una regola semplice che vi dà modo, insomma, di andare un po' in automatico, di generare il motivo in automatico, ma vi do anche delle indicazioni scritte. In particolar modo fornisco giro per giro il modulo iniziale che va ripetuto per 8 volte, per cui eventualmente, ecco, se vi viene più semplice potete anche fare riferimento a quelle indicazioni scritte e ripetere quelle giro per giro dall'inizio alla fine per 8 volte. Bene, passiamo adesso all'ultima parte di questo vestitino corto, cioè ad inserire qua su questa seconda fila di punti lasciata in rilievo sul sottogonna esattamente quello che abbiamo fatto con questo volant appena terminato, soltanto che, e qui avvicino di nuovo il modellino che io ho terminato, soltanto che vi dicevo, vedete, noi dobbiamo in pratica fare venire fuori le punte di questo motivo che nel giro, vedete, nel giro 1 e 3, in tutti i giri dispari sono allineati, adesso dobbiamo farle venire fuori, vedete, spostate in maniera tale che cadranno qua nella parte tra una punta e l'altra dei giri dispari. Allora, in pratica come si traduce questa cosa? Allora, se voi andate a vedere la parte di inizio, quello che ci aspettiamo è di mettere la punta del prossimo giro il più vicina possibile, farla coincidere il più possibile con l'inizio del lavoro. Ora, non è possibile fare coincidere con l'inizio del lavoro né il motivo ad arco né una maglia che verrà successivamente lavorata in rilievo, perché non è agevole fare all'inizio del lavoro, cioè all'inizio di ogni giro successivo al primo, né una né l'altra delle cose, né il motivo d'arco né tantomeno è possibile fare la maglia in rilievo. Quindi dovrò partire con una maglia che poi rimane lavorata come maglia alta normale. E se io vado a vedere quello che succedeva nel primo giro del terzo volant, allora vedete qua ho il motivo ad arco, dovrei fare questo, diciamo, per anticipare questo il più possibile, vediamo quale maglia alta, quale dei punti precedenti posso andare a lavorare, e quindi è chiaro che l'unica maglia che rimane sempre una maglia alta normale è la seconda prima, diciamo così, dell'arco. Quindi il nostro modulo partirà da qui. Quindi inserito l'uncinetto nel mio primo punto in rilievo di partenza, tirato su il filo, lavorerò con un filo di questo colore rosa più chiaro, allora io andrò a fare il mio modulo. Adesso che cosa diventa? La prima maglia alta, che sono le 3 catenelle, seguita da una seconda maglia alta nel punto successivo, poi andrò a fare nell'ordine,
Allora, nel terzo punto il motivo ad arco seguito da altre 7 maglie alte. In questo modo qua. Allora, ripeterò questo modulo, ormai lo abbiamo imparato molto bene, per altre 7 volte terminerò chiaramente con le 7 maglie che mancano per completare, no? La fila di 9 maglie alte tra un arco e un altro. Ci troviamo alla fine di questo giro. Benissimo, completato questo primo giro, poi per fare i 3 successivi la cosa più semplice di tutte è quella di seguire lo schema che avete a disposizione dal volant fatto in precedenza e ovviamente tenendo presente che il modulo inizia 2 maglie prima dell'arco nel primo giro e termina 7 maglie dopo. Comunque credo che la cosa sicuramente più semplice da qui fino alla fine di questo tutorial è farvi vedere giro per giro come io inizio il modulo e che voi dovete andare a ripetere per altre 7 volte. Allora, in questo secondo giro io ho tirato su di 3 catenelle, fatto una maglia alta in rilievo, lavorato poi sopra la maglia altissima una maglia alta normale, motivo ad arco all'interno dell'arco, altra maglia alta normale sopra la maglia altissima e poi una maglia in rilievo, una normale, una in rilievo, una normale, una in rilievo, una normale, infine un'ultima in rilievo sulle altre 7 maglie che seguivano l'arco. Vado avanti così fino alla fine del giro. All'inizio del successivo mi ritroverete che ho fatto il primo modulo e vi mostrerò come. Bene, eccomi qui sul punto che vi indicavo. Allora, intanto vi faccio notare che ho chiuso il giro con una maglia in rilievo che poi ho unito alle 3 catenelle con maglia bassissima. Il modulo del terzo giro poi è 3 catenelle maglia in rilievo, 2 maglie alte, di cui una sulla maglia altissima precedente, più il motivo ad arco nell'arco. Dopodiché 2 maglie alte normali seguite nelle altre 7 maglie dall'alternanza tra maglia in rilievo e normale. Termino con una in rilievo. Allora, vi do anche le indicazioni per il quarto e ultimo giro che praticamente riguardano qui la parte intorno all'arco. Vi ripeto la regola, io adesso nel giro 3 ho 2 maglie normali, nessuna in rilievo prima dell'arco, allora nel giro 4 questa qui la andrò a mettere in rilievo. Quindi metto in rilievo la maglia prima di fare un'altra maglia normale sulla maglia altissima. Credo ormai dovrebbe essere abbastanza chiaro come procedere con questo motivo. Ci troviamo quindi alla fine del quarto giro, quando avremo terminato anche questo volant e quindi anche questa parte del vestitino più corto. Bene, sono arrivata alla fine del quarto giro anche di questo volant, che è il secondo, cioè quello inserito sulla seconda fila di punti del vestitino e seguendo chiaramente le indicazioni che vi ho dato e quindi ho anche sistemato i fili come vi avevo fatto vedere in precedenza e quindi la parte per quel che riguarda la gonna, la parte dei volant di questo vestitino da damigella è conclusa. Se voi volevate fare questo vestitino potete quindi passare al tutorial 3 per vedere come rifinire la parte dello scollo. Ecco, io volevo farvi notare appunto che
i volant inseriti sul sottogonna base danno appunto questo volume molto grande al vestitino. Allora, invece, se volevate fare il vestitino da sposa, questo vestitino qua che, ecco, come potete vedere, io l'ho sistemato su questa tavola girevole per farvi vedere tutta quanta la grandezza, è veramente molto molto ampio. Allora noi dobbiamo andare oltre il lavoro fatto oggi e inserire altri 4 volant sul sottogonna. Allora partirei subito con il prossimo volant che è il quarto. Quindi vi dico subito qual è il modulo che andremo ad eseguire. Questo modulo qua che io ho già fatto, così posso farvelo vedere, dove inizio con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta seguita da una maglia alta, quindi sono 2 maglie alte, il motivo ad arco nel terzo punto e poi 11 maglie alte. Quindi andrò avanti per altre 7 volte a ripetere 2 maglie alte, eccetera, terminando con le 11 maglie alte che unite in pratica a queste due sono le 13 maglie che separano in questo giro ciascun arco. Ci troviamo poi per vedere come lavorare questo modulo nel secondo giro. Allora, visto che il primo giro di questo quarto volant corrispondeva praticamente al terzo giro del secondo e terzo volant, è chiaro che il secondo giro corrisponde all'ultimo e noi, volendo, possiamo prendere esattamente questa parte del secondo volant per vedere come fare il primo modulo. Io però qui l'ho eseguito e vi dico appunto, vi do lo schema di come farlo. Allora, alzo di 3 catenelle, faccio la mia prima maglia in rilievo, poi relativamente all'arco vado a fare come al solito, maglia alta, arco nell'arco e altra maglia alta, dopodiché le prossime 11 maglie le lavoro tutte alternando maglia in rilievo alla prima e maglia normale, terminando con quella in rilievo. Questo è il modulo che va ripetuto per altre 7 volte. Allora ho eseguito il secondo giro e ho iniziato anche il terzo. Allora, in questo caso, nel modulo, in pratica la parte che volevo farvi vedere è quella intorno agli archi, e al primo in particolar modo di questi archi. Allora, vedete che si verranno a creare 2 maglie alte normali prima dell'arco in questo terzo giro qua. Quindi in questo terzo giro dovremo fare avremo 2 maglie alte, arco e 2 maglie alte. È chiaro che tutto il resto poi rimane invariato del modulo, ok? Maglia in rilievo su maglia in rilievo, maglie normali su maglie normali. Nel quarto giro e ultimo, allora che cosa succederà? Quando arriviamo qui a fare la prima delle maglie normali, questa qua la dobbiamo mettere in rilievo e poi fare un'altra maglia normale sopra quella altissima. Come al solito, il solito schema, ok? Quindi finite di fare questo volant e iniziamo insieme il successivo, che sarebbe il quinto. Realizzato il quarto volant, adesso andiamo a fare il quinto, che si sviluppa su una base di 128 punti. In pratica gli stessi punti che abbiamo utilizzato per il secondo giro del volant appena fatto, che è il quarto. Allora, il modulo del primo giro si sviluppa su una base di 16 punti ed è così composto. Allora, dobbiamo fare
9 maglie alte, la prima di tutte sono come al solito le 3 catenelle, quindi 9 maglie alte seguite dal motivo ad arco e da altre 6 maglie alte. Allora, questo modulo base, come ho già fatto io, va ripetuto 8 volte su tutto quanto il giro e ci andremo a ritrovare praticamente 15 maglie alte tra un arco e un altro, terminando con 6 maglie alte, l'ultima della quale va unita alla prima catenella con la solita maglia bassissima. Il giro che abbiamo appena eseguito corrispondeva al secondo giro del volant soprastante, che è praticamente il quarto. Quindi il giro che dobbiamo andare ad eseguire adesso corrisponderà al terzo di questo volant. Come potete andare a verificare anche nel volant precedente, il primo modulo del secondo giro del quinto volant dobbiamo eseguirlo in questo modo. Allora, sulle prime 9 maglie del modulo io vado ad alternare, vedete, maglia alta normale, le 3 catenelle chiaramente all'inizio, quindi maglia alta normale a maglia alta in rilievo, terminando con una maglia alta normale. Dopodiché sull'arco faccio le cose che ormai sono note, quindi lavoro la maglia alta su ciascuna delle maglie altissime, faccio il motivo ad arco, lo replico nell'arco e poi termino con le ultime 6 maglie iniziando con una maglia normale alternando con quella in rilievo. L'ultima maglia è ovviamente in rilievo perché poi ritornerò nel ripetere questo modulo per 8 volte, rifarò di nuovo quella normale. Ora, nei giri, una volta che abbiamo ripetuto questo modulo per 8 volte, nei giri successivi a questo, terzo e quarto, cosa succede? Allora, prime 9 maglie e le ultime 6 continueremo a farle così, come vi ho sempre detto. Invece, per quel che riguarda il motivo ad arco, a partire dal terzo giro, questa maglia la metto in rilievo e tutto il resto poi rimarrà invariato, cioè le maglie che andrò ad aggiungere sulle maglie altissime, a parte questa messa in rilievo, rimarranno normali. Quindi vi do queste istruzioni per fare anche questo quinto volante. Allora, inserito sul sottogonna anche il quinto volant, come ultimo passo del lavoro di oggi, andremo ad inserire gli ultimi 2 volant, sesto e settimo, che praticamente si sviluppano su una base di 144 punti ciascuno, cioè sia questa fila che quest'altra di punti in rilievo comprende 144 maglie. Il primo modulo del primo giro di ciascun volant si svilupperà su 18 di questi 144 punti. Allora, relativamente al sesto volant, dove noi abbiamo bisogno, vedete se lo mettiamo in confronto col precedente, di avere la punta più vicina all'inizio del lavoro, il modulo si sviluppa così. Allora, con 2 maglie alte seguite dall'arco, seguito da un totale di 15 maglie alte. Allora, relativamente al giro successivo, cioè scusate, al volant successivo, che è il settimo e ultimo, ecco qui ho preparato anche in questo caso il modulo che però si sviluppa in questo modo. Comprende, allora in questo caso chiaramente la punta
l'arco è spostata più lateralmente, per cui vado a fare subito 10 maglie alte seguite dall'arco e infine da altre 7 maglie alte. Allora bisogna andare a ripetere, come ormai sapete molto bene, questi moduli per altre 7 volte nei primi giri dei due volant. Avremo così lavorato praticamente il primo giro di questi due ultimi volant in una maniera molto simile, perché come potete vedere da qui avremo lavorato un totale di 17 maglie alte tra ciascun arco nei due giri. Vediamo adesso come proseguire nel giro successivo, che è il secondo. Qui siamo nel sesto volant. Il secondo giro corrisponde al terzo giro del quinto volant, per chi volesse avere come riferimento il lavoro già svolto. Altrimenti comunque è tutto molto semplice, perché si inizia come al solito con le 3 catenelle, quindi una maglia alta normale, poi quella in rilievo, e siamo subito sull'arco, dove lavoriamo come al solito la maglia normale, l'arco nell'arco e l'altra maglia normale sulla maglia altissima. Dopodiché riprendiamo dalla nostra alternanza di punti, iniziando dalla maglia in rilievo, vedete, e terminando con un'altra maglia in rilievo, perché chiaramente si deve andare a riprendere da qui. Nei giri poi successivi al secondo, ripeto ancora una volta, questi punti, allora i 2 e questi 15, rimangono invariati nella loro alternanza maglia in rilievo normale, mentre invece andiamo a vedere che cosa succede qua. Nel secondo giro io vado ad inserire praticamente, allora lavoro ancora una volta questa come maglia normale, vado ad inserirne un'altra qui. È chiaro che nel quarto giro la maglia che era stata inserita qui dovrò metterla in rilievo, perché si troverà appunto tra questa e la maglia che andremo ad inserire successivamente sulla maglia altissima. E queste sono quindi le indicazioni per completare il sesto volant. Per quel che riguarda il settimo invece, allora, la buona notizia, perché questo è veramente un lavoro molto lungo, la buona notizia è che in pratica noi dobbiamo fare su questo volant soltanto 2 giri. E il secondo giro praticamente è questo. Come al solito si inizia con le 3 catenelle, la maglia normale, si va avanti con l'alternanza di maglie sino ad ottenere quello che vi ho fatto vedere prima, cioè arrivare a lavorare quindi una maglia in rilievo prima dell'arco del giro precedente, quindi poi maglia normale sulla maglia altissima, arco nell'arco e altra maglia normale sulla maglia altissima. Si riprende dalla maglia in rilievo e si va avanti a lavorare le 7 maglie fino all'ultima, che è il punto in rilievo, e si riprenderà poi da qui. Ok? Ecco, prima di lasciarvi alla conclusione del lavoro, ho ripreso semplicemente il vestitino già finito per farvi vedere che appunto l'ultimo volant è di 2 giri, perché in sostanza avrebbe come funzione quello di livellare gli spazi lasciati vuoti, no? Dal sesto volant.
Bene, ho terminato di lavorare gli ultimi due giri. Qui si vede molto bene dal sesto il motivo di questo schema, no? Con i due ventagli creati, questo e questo, dagli archi in espansione, circondati da questo motivo a coste. Bene, la seconda parte del tutorial termina qui. Adesso abbiamo creato insieme anche questo vestitino da sposa lungo e molto ampio. Non vi resta altro che sistemare bene ciascun volant. Vedete, il disegno è fatto in maniera tale che potete mettere le punte dei volant rivolte verso il basso e si creerà questo effetto ampio, no? Questi rigonfiamenti. A me non resta altro che darvi appuntamento con la terza e ultima parte del tutorial per le rifiniture finali relative allo scollo dei vestiti. A presto!